Gennaio 1993. 8 ricercatori sono prigionieri in un paradiso sotto una cupola di vetro nel deserto dell'Arizona. Paradiso che si è trasformato lentamente in una trappola. Da oltre un anno vivono infatti sigillati all'interno di un colossale esperimento nato per simulare un habitat naturale su un altro pianeta. Ma l'utopia sta crollando. Quasi tutti gli insetti impollinatori sono morti, i raccolti sono falliti e la fame è diventata un'ossessione che consuma i loro corpi. Esausti e divisi da feroci tensioni interne, stanno soffocando lentamente ogni giorno che passa, dato che l'ossigeno sta scomparendo. Questa è la straordinaria storia di Biosfera 2, un esperimento da 200 milioni di dollari ai confini della tecnologia umana, dove abbiamo imparato che l'equilibrio che ci tiene in vita è molto più fragile e misterioso di quanto avessimo mai immaginato. As I look at Biosphere 2 and I'm ready to enter, I take my last breaths of this atmosphere for 2 years. Ma per capire come 8 persone siano finite a lottare per l'ossigeno chiuse in una cupola di vetro, dobbiamo fare un passo indietro. Dobbiamo lasciare il deserto dell'Arizona e spostarci in Texas. Tutto ha inizio con una fortuna colossale costruita sull'oro nero, il petrolio. La famiglia Bass aveva dominato l'industria petrolifera texana per decenni e Ed Bass ne era uno degli eredi multimiliardari. Ma era un ereditiero un po' anomalo e, piuttosto che chiudersi in un ufficio di famiglia e fare ancora più soldi, aveva preferito mettersi in viaggio. Negli anni 70 la sua strada incrociò quella di un uomo che avrebbe cambiato la sua visione del mondo, John Allen. Allen non era solo un ingegnere e un ecologista, ma era un artista e un visionario che scriveva poesie con lo pseudonimo di Johnny Dolphin. Aveva voltato le spalle a una carriera che lo avrebbe reso miliardario nel settore minerario, dopo un'epifania. Si era reso conto infatti che le sue miniere avrebbero avvelenato la terra e distrutto dei siti sacri. Scelse quindi di abbracciare l'ecologia, fondando nel New Mexico il Synergia Ranch. Non immaginatevi però una comune hippie, il Synergia Ranch era piuttosto una palestra di sopravvivenza. Lì un gruppo di pionieri della controcultura imparava l'agricoltura sporcandosi le mani. Gestiva inoltre reti elettriche indipendenti e studiava come rendere l'uomo totalmente autonomo dall'esterno. Bass ne rimase folgorato. Miliardario e visionario strinsero un patto. Ed avrebbe fornito il capitale mentre John avrebbe fornito la visione scientifica e il team per realizzarla. Insieme fondarono una sorta di azienda e il loro obiettivo era il profitto attraverso la conoscenza. In breve tempo i loro esperimenti erano ovunque. Aprirono un hotel a Kathmandu, ripristinarono una foresta pluviale a Puerto Rico e gestirono diversi ranch redditizi in Australia. Lo scopo di queste iniziative, sparse in diverse parti del mondo e solo apparentemente scollegate tra loro, era osservare e comprendere gli ecosistemi locali attraverso un'esperienza diretta sul territorio. Anche se il loro stile di vita poteva ricordare quello delle comunità hippie degli anni 70, il gruppo non funzionava come una comune, piuttosto come una vera e propria azienda. L'obiettivo però non era accumulare profitti nel modo più aggressivo possibile, ma creare delle attività economiche che fossero sostenibili e che potessero finanziare i loro progetti ecologici. L'obiettivo era sempre quello di assicurarsi che ogni nuova impresa fosse più impegnativa della precedente e così decisero di costruire una nave. Un'imbarcazione di medie dimensioni che fosse adatta alla navigazione oceanica e che avrebbero utilizzato per attraversare i mari e per studiare l'ecologia marina. Come immaginerete, costruire una nave non era niente di paragonabile a quello che avevano fatto fino a quel momento e un errore sarebbe potuto costare loro la vita, specie considerando che non avevano davvero nel gruppo dei costruttori navali né dei disegnatori tecnici. La 19enne Margaret Augustine assunse il ruolo di architetta principale e progettò la nave, ma la costruzione vera e propria fu portata avanti collettivamente da tutto il gruppo. Nel corso di alcuni mesi l'imbarcazione prese lentamente forma fino al giorno del varo, quando avrebbero scoperto se sarebbero finiti in fondo alla baia insieme alla loro creazione. Ecco, incredibilmente la nave non affondò, al contrario il vascello si rivelò robusto abbastanza da portarli attorno al mondo.
Al primo tentativo, pur senza alcuna esperienza nella costruzione navale, avevano avuto successo. Dopo il progetto navale, John iniziò a pensare ad una nuova sfida, una che potesse sfruttare tutte le competenze che il gruppo aveva accumulato fino a quel momento. Cominciarono quindi ad organizzare conferenze in una delle loro proprietà, invitando scienziati, scrittori, imprenditori, ingegneri e praticamente chiunque potesse condividere conoscenze utili per affrontare la loro prossima impresa. Proprio in quegli anni il dibattito pubblico si stava concentrando sul problema del cambiamento climatico. Era il momento di alzare la posta e di rischiare tutto in un'impresa che rasentava la follia. Volevano dimostrare che l'uomo poteva creare un mondo da zero. Volevano costruire una terra fatta di vetro e acciaio. Erano pronti quindi per un progetto da 200 milioni di dollari. Erano pronti per Biosfera 2. Nel 1987, nel cuore del deserto di Sonora, iniziarono quindi i lavori per quella che sarebbe diventata una cittadella tecnologica. La struttura era immensa, immaginate 6.600 pannelli di vetro incastonati in una ragnatela di acciaio bianco, sigillati con oltre 90 km di guarnizioni. La tenuta stagna era così ossessiva che il tasso di perdita d'aria risultò inferiore a quello dello Space Shuttle. Se le guarnizioni avessero permesso lo scambio di gas con l'esterno, infatti il loro esperimento sarebbe stato invalidato e tutti i risultati scientifici sarebbero diventati inutili. Inoltre l'ossigeno all'interno sarebbe lentamente fuoriuscito dalla struttura, facendo soffocare gradualmente tutte le forme di vita presenti all'interno. Si stavano costruendo una specie di terrario. Ma dovettero considerare anche un altro problema, ovvero la posizione del loro progetto. L'aria all'interno della loro biosfera si sarebbe continuamente espansa e contratta a causa delle variazioni di temperatura naturali del clima dell'Arizona. Così si inventarono due giganteschi polmoni meccanici, possiamo chiamarli così, ovvero delle enormi cupole bianche che si alzavano e si abbassavano seguendo quello che era il respiro termico della struttura, mantenendo quindi la pressione costante. L'intera struttura venne costruita su delle fondamenta di cemento e collegata ad una centrale elettrica esterna, che era alimentata a gas naturale, oltre ad un impianto diesel di emergenza. Questo garantiva energia sufficiente per i sistemi di riscaldamento, raffreddamento e ventilazione durante tutta la durata dell'esperimento. Una critica che fu posta al gruppo fu: perché visto che siete così ecologisti e avete a cuore il cambiamento climatico, non avete usato delle energie rinnovabili? All'epoca i pannelli solari erano ancora relativamente inefficienti e richiedevano dei sistemi di accumulo energetico che non erano disponibili o praticabili in quel posto. Le turbine eoliche non erano considerate abbastanza affidabili per soddisfare il loro fabbisogno energetico, che era costante. Quanto all'energia nucleare, in quegli anni non se la passava bene dal punto di vista dell'immagine pubblica. Comunque, una volta completata la biosfera, il gruppo dovette decidere quali animali e piante introdurre al suo interno. La scelta delle specie era fondamentale, perché una specie troppo dominante o troppo diffusiva o invasiva avrebbe potuto alterare tutti gli equilibri ecologici e causare il collasso dell'intero sistema. Complessivamente scelsero e raccolsero 3.800 specie, più di 1.600 di queste erano insetti, uccelli, pesci e rettili. Vennero introdotti anche 4 capre, delle galline e 3 maiali. Furono progettati 5 biomi selvaggi, una foresta pluviale con specie amazzoniche, un oceano profondo 7 metri con una vera barriera corallina, delle paludi di mangrovie, una savana e un deserto. Oltre a questi c'era un'area per l'agricoltura e un habitat ipertecnologico per l'equipaggio, una sorta di arca di Noè pensata in ottica di colonizzazione spaziale futura. Ecco, completata la struttura e definite le specie, bisognava pensare all'esperimento vero e proprio, e l'idea iniziale è che una piccola squadra vivesse all'interno della biosfera per almeno 2 anni, in completo isolamento dal mondo esterno se non per email e telecamere. Avrebbero dovuto inoltre sopravvivere esclusivamente grazie alle risorse prodotte all'interno del sistema chiuso. Furono scelti quindi 8 partecipanti, 4 uomini e 4 donne, in base alle loro competenze tecniche e scientifiche. Le decisioni che riguardavano l'intero gruppo venivano prese in modo democratico dai partecipanti, oppure venivano stabilite dall'esterno da John Allen, che era un po' il padrino del progetto.
Le persone selezionate erano Abigail Helling, una biologa marina, Sally Silverstone, responsabile dell'agricoltura tropicale, Linda Late, una botanica, Jane Pointer, una specialista nella gestione delle serre, Mark Vantillo, un addetto al controllo qualità e alla manutenzione, Tabor McCallum, specialista nella gestione ambientale, Mark Nelson, specialista dei sistemi del suolo, e Roy Wolford, che era un medico e un ricercatore che era specializzato nella longevità attraverso la restrizione calorica. Anche se dall'esterno poteva sembrare che avessero semplicemente creato una comune hippie ermeticamente sigillata, a causa della natura, diciamo, controculturale piuttosto eccentrica del gruppo, tutti i partecipanti erano in realtà molto esperti nei rispettivi campi e avevano ottenuto successi sia accademici sia pratici in misura diversa. Arriva quindi il momento del debutto, 26 settembre 1991. Le 8 persone si presentarono all'ingresso e indossavano delle tute rosse fiammanti disegnate niente meno che dal sarto di Marilyn Monroe. Un tocco di teatralità per un evento che tutto il mondo stava seguendo in diretta. Perché come potete immaginare i giornali e le televisioni si buttarono avidamente su quella storia e sembra che il colore rosso delle tute fosse stato scelto proprio perché si stagliava molto bene sul verde delle piante all'interno e sarebbe venuto molto bene in televisione. Qualcuno criticò quindi questa, diciamo, eccessiva esposizione ai media proprio perché si diceva che l'esperimento non era fatto per motivi scientifici quanto di pubblicità. Ma poi vediamo altre critiche che sono state mosse al progetto. Intanto Ed Bass era sinceramente interessato a questi progetti ecologici, aveva già effettuato numerose donazioni in passato. In realtà lui vedeva questi esperimenti di Biosfera 2 come un primo passo verso, diciamo, la colonizzazione dello spazio. Dopo gli sbarchi lunari l'interesse per gli aspetti commerciali dell'esplorazione spaziale era cresciuto notevolmente e il reindirizzamento del budget della NASA verso aziende private durante l'amministrazione di Reagan significava che c'erano grandi quantità di denaro disponibili per le idee giuste, sviluppate quindi dalle giuste corporation private. Ed aveva deciso che l'investimento iniziale in Biosfera 2 avrebbe probabilmente prodotto delle tecnologie che in futuro avrebbero potuto concedere in licenza alle agenzie come appunto la NASA in caso di missioni di esplorazione spaziale profonda e che queste avrebbero potuto valere miliardi di dollari, rendendo quindi più che giustificato il suo investimento iniziale che era di 200 milioni di dollari. Quindi mentre la folla applaudiva, gli 8 varcarono la soglia e la porta d'acciaio si chiuse alle loro spalle. Per i successivi 2 anni non avrebbero più respirato un solo atomo di aria proveniente dall'esterno. Erano quindi completamente soli in un paradiso artificiale, pronti a dimostrare che l'uomo può essere indipendente dalla Terra. Ma non sapevano che quel mondo di vetro stava già iniziando a ribellarsi contro di loro, nascondendo tra le sue fondamenta un nemico invisibile che avrebbe divorato il loro ossigeno. Il complesso era stato costruito con 2500 sensori che erano distribuiti in tutta la struttura, collegati a degli analizzatori automatici in grado di fornire dati in tempo reale su degli specifici parametri. L'equipaggio iniziò con un certo entusiasmo questa missione biennale e per la maggior parte del tempo iniziale tutto procedeva piuttosto tranquillamente. Ognuno aveva un ruolo preciso e grazie a questa struttura, diciamo, non gerarchica del gruppo, tutti si sentivano in realtà importanti e partecipi allo stesso modo. Si accorse però quasi subito che gli alberi soffrivano di un fenomeno chiamato eziolamento. I rami e i tronchi non sviluppavano mai le caratteristiche di resistenza del legno e le piante si allungavano, si dice che filavano, probabilmente per cercare la luce. E se avete avuto dei cactus potreste aver notato questo fenomeno nel caso di una pianta cresciuta con meno luce di quanto necessario. Ecco, in questo caso la struttura stessa di Biosfera 2, composta da una fitta intelaiatura d'acciaio e da questi pannelli di vetro, agiva come una sorta di scudo contro la luce e l'ombreggiatura strutturale riduceva la luce solare incidente anche del 50-60 rispetto all'esterno. Questa scarsità di luce è stato uno dei principali fattori limitanti per la produzione anche di cibo, perché la resa dei raccolti era ovviamente correlata alla quantità di luce ricevuta.
Comunque gli altri biomi funzionavano abbastanza bene. L'oceano con la barriera corallina funzionava esattamente come un ecosistema corallino naturale. A differenza degli oceani naturali, però, il team doveva costantemente rimuovere manualmente tutte le alghe in eccesso perché non competessero con i coralli per la luce e per i nutrienti. Le alghe erano comunque utili perché producevano ossigeno attraverso la fotosintesi, mentre i coralli aiutavano a regolare il pH dell'oceano artificiale. L'equipaggio si coltivava da solo il cibo, abbiamo visto, e queste coltivazioni fornivano l'83% del proprio bisogno alimentare totale, semplicemente con frutta, fagioli e cereali. Il dottor Roy Walford aveva monitorato gli indicatori di salute dell'equipaggio come parte delle sue ricerche sulla longevità e aveva osservato che quasi tutti i parametri sanitari del gruppo erano migliorati significativamente dopo il loro ingresso. Lui ha studiato una dieta speciale per il gruppo, una dieta che potremmo definire simil vegana perché consumavano principalmente frutta, verdura, cereali, legumi e pochissimo latte e solo occasionalmente carne, e una dieta ipocalorica. I suoi studi si basavano su una sua ipotesi che voleva che una dieta ipocalorica ma con tutti i nutrienti avrebbe in realtà migliorato la salute, e per ora i dati sembravano dimostrare che aveva ragione. All'esterno della biosfera l'interesse pubblico per il progetto era aumentato al punto che il complesso riceveva dei visitatori quotidiani disposti a pagare per osservare l'esperimento dall'esterno o salutare l'equipaggio attraverso il vetro. Poi iniziò il secondo anno. Ecco, tenere in regola quell'ambiente artificiale diventava sempre più complicato perché, come spesso accade, la natura non si conforma ai nostri desideri. Nella foresta pluviale alcune piante crescevano molto più rapidamente delle altre, bloccando così la luce per quelle sottostanti. Questo costringeva l'equipaggio a rimuovere regolarmente le specie che crescevano eccessivamente, come molte piante rampicanti. Inoltre erano morti misteriosamente tutti gli insetti impollinatori. Non lo sapevano ancora, ma questo dipendeva dal vetro che era stato utilizzato per la loro grande serra. Per proteggere l'habitat e gestire il calore, la struttura era stata costruita con un materiale che sopprimeva quasi totalmente i raggi ultravioletti, che sono invisibili a noi, ma fondamentali per molte altre specie. Molti insetti, in particolare quelli impollinatori, utilizzano proprio la luce UV come segnale essenziale per orientarsi e quindi muoversi nel mondo. Gli insetti persero quindi quella che possiamo chiamare bussola naturale, diventando incapaci di trovare cibo o di muoversi correttamente all'interno della cupola. Con la scomparsa degli impollinatori le piante non potevano più propagarsi da sole e questo costrinse i biosferiani, così si facevano chiamare, ad un compito estenuante, quindi impollinare manualmente ogni singola coltura per evitare il fallimento totale dei raccolti e morire di fame. Questo aumentò enormemente la quantità di lavoro quotidiano necessaria per mantenere l'esperimento. Ma non era che l'inizio. La biosfera subì un'esplosione di popolazioni di parassiti invasivi importati accidentalmente come scarafaggi o formiche, che iniziarono a competere con la popolazione di insetti autoctoni, facendoli di fatto sparire. La causa probabile di questo problema risiedeva nei materiali che erano stati introdotti all'interno durante la fase di costruzione del progetto. Quindi se anche voi come me in questo momento siete con la cucina stracolma di formiche, sappiate che lì dentro il problema era su tutta un'altra scala. Man mano che i problemi aumentavano, i rapporti sul benessere dell'equipaggio iniziarono a mostrare un calo della felicità. Del resto il carico di lavoro aumentava ad ogni nuovo fallimento degli ecosistemi. L'equipaggio aveva segnalato in realtà fame fin dal primo giorno. Sebbene la loro dieta attentamente studiata soddisfacesse di fatto i bisogni nutrizionali o di vitamine o quant'altro, non riusciva però a lasciarli davvero sazi e soddisfatti. Dopo un anno di continua semidenutrizione, ci fu un aumento dello stress e della tensione quindi tra i membri dell'equipaggio, che sfociarono in litigi e faide quasi quotidiani. La ricerca dimostra che i gruppi con una regolazione emotiva meno efficace hanno maggiori probabilità di conflitti lavorativi a breve termine, danneggiando le dinamiche di gruppo a lungo termine.
La bassa regolazione emotiva è un effetto collaterale molto comune alla fame, ma c'era un altro fattore che analizzeremo a breve, ovvero la scarsità di ossigeno. Perché all'inizio del secondo anno l'equipaggio iniziò a notare una certa letargia superiore al normale. Notarono che anche molti animali mancavano di energia e sembravano muoversi molto più lentamente rispetto all'anno precedente. Studiando i dati trasmessi al centro si resero conto che il contenuto di ossigeno all'interno della cupola stava calando costantemente, causando quella che si chiama ipossia cronica. Le letture dei sensori mostrarono che la perdita di ossigeno non era dovuta a una carenza strutturale del complesso, perché tutte le guarnizioni erano ancora intatte e funzionavano perfettamente. Era piuttosto una reazione chimica inattesa a rubare loro l'ossigeno e ci misero un po' a comprenderlo. La logica elementare suggerisce che per ogni molecola di ossigeno consumata ne compare un'altra di anidride carbonica, ma così non era e i sensori parlavano chiaro, l'ossigeno continuava a sparire apparentemente nel nulla mentre la CO2 non saliva abbastanza per giustificare questo furto. C'era quindi evidentemente qualcosa che sequestrava l'ossigeno da qualche parte e il ladro era nascosto sotto i loro piedi e nelle pareti, perché durante la costruzione era stato utilizzato un terreno molto ricco di materia organica che aveva scatenato una frenesia metabolica di microbi affamati d'aria. Ma questa causa da sola non bastava a spiegare l'enorme mancanza di ossigeno. La vera causa in realtà, si scoprì dopo, era il cemento fresco delle fondamenta. In una reazione chimica silenziosa, il cemento beveva l'anidride carbonica prima che le piante potessero trasformarla di nuovo in ossigeno, trasformando la CO2 in carbonato di calcio solido. Possiamo dire che l'ossigeno veniva letteralmente murato vivo all'interno del cemento. E torniamo quindi dove abbiamo iniziato, gennaio 1993. L'ossigeno era ormai crollato al 14%, lo stesso livello d'aria che si trova in cima alle Ande o che fa scattare le maschere d'emergenza su un aereo di linea. Gli 8 abitanti iniziarono a trascinarsi come spettri, soffrivano di apnee notturne, non dormivano e avevano un affaticamento cronico. Anche la loro pelle stava cambiando a causa della fame perenne e della scarsità di luce che limitava i raccolti, quindi l'equipaggio mangiava enormi quantità di patate dolci e carote, che erano le uniche piante resistenti che colorarono quindi la loro pelle di un tono arancione acceso. Ma non era solo il corpo a cedere. Il cervello, privato dell'ossigeno e saziato solo da sogni di cibo, iniziò a frammentarsi. Il gruppo si spaccò in 2 fazioni nemiche che quasi non si parlavano più. Da una parte chi voleva restare puro e fedele all'esperimento e dall'altra chi chiedeva aiuto e voleva assolutamente uscire. Da una parte c'erano quindi i lealisti, convinti che Biosfera 2 fosse una missione di prova estrema dove l'unico obiettivo sacro era mantenere il sigillo a qualunque costo fisico. Dall'altro abbiamo una fazione più pragmatica che soffriva il peso di una quotidianità. Infatti passavano anche 10 ore al giorno a zappare la terra, il lavoro manuale stava occupando tutto il loro tempo per la ricerca e non bastava mai. Il clima divenne ancora più tossico quando la fame spinse alcuni membri a mangiare segretamente delle scorte di semi che erano destinate a raccolti futuri, e quando Jane Pointer riferì questo tradimento alla direzione esterna, la fiducia tra i membri della squadra crollò. A far precipitare ancora di più le cose fu un incidente, perché Pointer si tagliò la punta di un dito, dovette uscire temporaneamente per farsi medicare. Il gruppo rimasto all'interno dovette quindi farsi carico dei suoi turni agricoli e in un ambiente dove ogni caloria bruciata era un lusso che nessuno poteva permettersi, dover lavorare per chi era uscito divenne una scintilla d'odio. Il medico, Roy Warford, confessò apertamente di provare molto risentimento perché la fatica dei campi gli stava togliendo tutto il tempo per le sue ricerche. As I look at Biosphere 2 and I'm ready to enter, I take my last breaths of this atmosphere, knowing that I will take breaths from a different atmosphere from all of you for 2 years. Not exactly. Biospherians are once again breathing our air. It's being pumped inside.
about 10% of Biosphere's total atmosphere. From the beginning, Biosphere 2 was built as a totally contained, virtually sealed experiment. Pumping air inside? What now? Alla fine, per evitare la morte degli scienziati, arrivò di nascosto un enorme camion cisterna e iniziò a iniettare dell'ossigeno puro nel sistema. Fu installato anche un sistema di controllo della CO2 e uno scrubber. Per i biosferiani fu un'estasi, iniziarono a correre e ridere inebriati dall'aria nuova, ma per il mondo esterno quell'iniezione, che a lungo fu negata dall'organizzazione, segnò quella che è un po' la fine dell'innocenza. Il sogno di un sistema perfettamente chiuso e autosufficiente si era appena infranto contro la realtà chimica del cemento. Il 26 settembre del 93, esattamente 2 anni e 20 minuti dopo essere stati sigillati, gli 8 pionieri di Biosfera 2 varcarono finalmente l'uscita per tornare sulla Terra. Erano visibilmente trasformati, erano scheletrici, avendo perso in media il 20% del loro peso corporeo, e la pelle portava ancora i riflessi arancioni di quella dieta forzata a base di carote e patate. Davanti a quasi 1 miliardo di persone collegate in diretta mondiale, il primo shock per loro non fu la folla, ma l'odore. Infatti l'aria, che potremmo dire pulita, del deserto dell'Arizona, a loro sembrava un cocktail tossico di profumi, lacca per capelli e gas di scarico, una sorta di assalto sensoriale a cui i loro polmoni non erano più abituati. La reazione che portarono fuori era, se vogliamo, banale ma brutale nella sua semplicità. Tutto è connesso e anche una piccola azione può avere un impatto. Avevano imparato sulla propria pelle che ogni loro respiro dipendeva direttamente dalla salute di ogni singola pianta della cupola, una consapevolezza viscerale che noi nella vastità di Biosfera 1, quindi la Terra, abbiamo dimenticato forse, non ce ne accorgiamo. Ma se l'ecosistema era sopravvissuto, il tessuto umano era in pezzi, perché le 2 fazioni nemiche nate durante i mesi di fame e ipossia non si riconciliarono mai davvero, uscendo dalla struttura ancora profondamente divisi da odio e risentimento. Mentre gli 8 veterani tornavano a respirare l'aria sporca della Terra, una nuova squadra di 7 ricercatori si preparava a varcare la soglia del mondo di vetro. Partì infatti una seconda missione, iniziata nel marzo del 94. Sembrava un po' il riscatto tanto atteso. Forti dell'esperienza dei predecessori, i nuovi biosferiani avevano raggiunto infatti quasi subito, nel primo mese, il 100% di autosufficienza alimentare. Le piante crescevano, l'ossigeno teneva e i bug tecnologici sembravano risolti. Ma proprio mentre la biologia finalmente funzionava, la finanza decideva di staccare la spina alla visione originale. All'esterno l'entusiasmo scientifico era stato sostituito da un freddo calcolo dei danni. Ed Bass, che aveva visto il suo investimento di $200 milioni trasformato in un bersaglio per i tabloid, non ne poteva più di sentir parlare di esperimenti teatrali o di comuni hippie, quindi voleva rigore, ma soprattutto voleva un profitto che giustificasse quella cattedrale nel deserto. E in questo clima il progetto utopico si trasformò in un campo di battaglia per un colpo di stato aziendale. Il sogno di John Allen di una missione centenaria svanì quindi rapidamente nel 94, quando Ed Bass chiamò a gestire il nuovo progetto un uomo d'affari allora poco noto e che oggi è tristemente noto, possiamo dire, ovvero Steve Bannon. It's the closest thing we've ever come to having all the major biomes, all the ecosystems, plant species, animals, etc. that really try to make an analog for the planet Earth. Ai tempi era un banchiere di Investi Beverly Hills, noto per la sua spietata efficienza aziendale. Ecco, appena insediato, Bannon rimosse i vertici storici del progetto e portò con sé degli agenti federali per prendere il possesso fisico della struttura. Le serrature furono cambiate, i codici d'accesso a telefoni e computer vennero revocati e isolarono l'equipaggio della seconda missione dal resto del mondo completamente, anche dai loro consulenti scientifici con cui si potevano sentire, con cui si era sentito anche il primo gruppo. E per chi viveva rinchiuso in un guscio di vetro dipendente dalla tecnologia, quell'improvviso buio comunicativo fu terrorizzante, immagino. La paura crebbe quando iniziarono a circolare delle voci che Bannon volesse stravolgere la missione, spostando la ricerca
invece che concentrandosi sui cambiamenti climatici, verso studi minerari, cancellando di fatto dei dati ecologici che erano stati raccolti fino a quel momento. Ma c'era altro. I biosferiani all'interno vedevano in Bannon un uomo ideologicamente nemico della loro causa, un noto negazionista del cambiamento climatico messo ironicamente a capo di un laboratorio nato per studiare la fragilità della Terra. Lo staff in più riferì di aver subito dei maltrattamenti verbali e fisici e si parlò perfino di minacce di morte se gli ordini non fossero stati eseguiti alla lettera. Quindi il clima di tensione divenne così insopportabile che 2 veterani della prima missione decisero di compiere un gesto disperato, quindi forzarono i portelloni e spaccarono i vetri per irrompere nella struttura. Questo non per sabotare ma per avvertire il secondo gruppo di biosferiani all'interno che la loro vita e la loro ricerca erano in pericolo. La storia diede loro ragione almeno in tribunale perché anni dopo Bannon e la sua società furono condannati a risarcire lo staff con $600.000 per abusi e maltrattamenti. Quindi questo secondo esperimento di un mondo perfetto era crollato questa volta non per un fallimento della natura, ma per la brutalità delle dinamiche umane. Questo segnò un po' la fine di Biosfera 2. Oggi quella cattedrale di vetro non è più il palcoscenico di una sorta di reality show spaziale, ma è un laboratorio dell'Università dell'Arizona dove si studia come salvare le barriere coralline, ad esempio, o come terraformare altri pianeti, trasformando finalmente il fallimento, tra virgolette, di Allen in una delle ricerche più preziose per il nostro futuro. Biosfera 2, pur essendo stata spesso derisa dai media dell'epoca come un fallimento miliardario, ha in realtà regalato alla scienza una mappa molto preziosa che comprendere i limiti della vita in isolamento e la complessità quasi ingestibile dei cicli planetari. Forse la lezione più profonda e duratura della vicenda riguarda però la psicologia delle dinamiche di gruppi in ambienti confinati. Biosfera 2 è diventata infatti un caso studio essenziale sulla tendenza dei piccoli equipaggi a frammentarsi in fazioni ostili sotto la pressione di fame o della scarsità di risorse. L'applicazione delle teorie di Bion ha permesso di analizzare come un gruppo animale, tra virgolette, possa sabotare inconsciamente gli obiettivi di una missione, sottolineando l'importanza cruciale della regolazione emotiva e dell'autonomia decisionale per il successo di futuri viaggi interplanetari di lunga durata, ad esempio. Oggi, sotto la gestione dell'Università dell'Arizona, la struttura continua a generare scienza d'avanguardia comunque. Ad esempio, stanno studiando come l'acqua e i batteri possono trasformare i paesaggi sterili di roccia vulcanica in suoli viventi, fornendo dei modelli matematici che possono prevedere l'impatto del cambiamento climatico sulle risorse idriche. L'oceano artificiale viene invece utilizzato per testare delle soluzioni radicali alla crisi dei coralli, come ad esempio l'evoluzione assistita o la manipolazione del microbioma, interventi troppo rischiosi da provare inizialmente nelle barriere coralline naturali. Bene, fatemi sapere se conoscevate questa storia, quello che ne pensate e noi ci vediamo la settimana prossima.